Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Non avrei mai pensato che una notte fredda potesse cambiare il mio modo di vedere la vita. Mi chiamo Claire Martin. Ho 36 anni e gestisco un'azienda di logistica a Seattle. Il mio lavoro consiste nel creare sistemi che aiutano i prodotti a muoversi più velocemente tra le città. La gente dice che ho successo, dice che ho costruito qualcosa di solido. Ma non vedono la parte silenziosa della mia vita. Vivo da sola. Dopo il mio divorzio, 3 anni fa, tutto è diventato vuoto. Mio figlio si è trasferito con suo padre e, da allora, il mio appartamento sembra troppo grande e troppo silenzioso. Quella notte nevicava forte. Il vento era gelido e le strade erano quasi deserte. Il mio autista ha cancellato all'ultimo momento, così ho deciso di tornare a casa a piedi. Pensavo che forse l'aria fredda mi avrebbe schiarito la mente, ma la mia mente non era più tranquilla ormai. Stavo passando davanti a una vecchia stazione degli autobus quando sentii qualcosa. Mi scusi, signora. La voce era debole e tremante. Mi fermai. All'inizio pensai di averlo immaginato, ma poi lo sentii di nuovo. Per favore, aiuto! Mi girai lentamente. Sotto un lampione rotto vidi un ragazzino. Dimostrava circa 8 anni. Il suo viso era rosso per il freddo e le sue mani tremavano. E tra le braccia teneva un neonato. Il bambino era avvolto in una coperta sottile, troppo sottile per un freddo del genere. Sentii qualcosa crollare dentro il mio petto. Mi avvicinai in fretta. «Ehi, stai bene?» chiesi. Il bambino scosse la testa. «Mia sorella ha molto freddo», disse. La sua voce era debole. «Non so cosa fare». Guardai la neonata. Il suo viso era pallido. Si muoveva appena. «Dove sono i tuoi genitori?» chiesi con dolcezza. Il bambino abbassò lo sguardo. «Mi chiamo Luca», disse. «La mia mamma mi ha detto di aspettare qui. Ha detto che sarebbe tornata, ma non è tornata». La sua voce iniziò a spezzarsi. Ho cercato di tenerla al caldo, ma sta diventando sempre più silenziosa. Non pensai più. «Dammi la bambina», dissi piano. Esitò per un secondo, poi mise la neonata tra le mie braccia. Nel momento in cui la toccai, sentii quanto fosse fredda. Troppo fredda. Mi tolsi rapidamente il cappotto e avvolsi entrambi dentro. «Ora siete al sicuro», dissi,
anche se non ne ero ancora certa. Il bambino mi guardò con paura. «Ci porterà via?» chiese. «No», risposi. «Vi aiuterò». Cominciai a camminare velocemente verso il mio ufficio lì vicino. Era il posto caldo più vicino che conoscessi. La neve stava peggiorando. Il vento spingeva contro di noi, ma io tenevo la neonata stretta al petto. «Tua madre ti ha detto dove stava andando?» chiesi. «Solo 5 minuti», disse. «Ha detto che doveva parlare con qualcuno». Raggiungemmo il mio edificio. La guardia di sicurezza sembrò scioccata quando ci vide. «Chiami subito i soccorsi», dissi rapidamente, «e porti delle coperte». Dentro il calore ci colpì subito, ma la neonata era ancora molto debole. Mi sedetti e la tenni con attenzione. «Resta con me», sussurrai. Poi notai qualcosa di strano. Sul suo polso c'era un piccolo braccialetto dell'ospedale. Guardai meglio. Il nome scritto sopra non era quello che il bambino mi aveva detto. Il mio cuore iniziò a battere più forte. Prima che potessi dire qualcosa, le porte dell'ascensore si aprirono. Entrarono 2 agenti di polizia. Ci guardarono direttamente. «Signora», disse uno di loro, «dobbiamo chiederle dove ha trovato quella bambina». La stanza improvvisamente sembrò piena di tensione. Mi alzai lentamente, tenendo ancora la neonata tra le braccia. «Vicino alla stazione degli autobus», dissi. Il bambino era da solo con lei. Luca si avvicinò a me e strinse forte la manica del mio cappotto. «Per favore, non portate via mia sorella», disse. Uno degli agenti lo guardò con gentilezza, ma la sua voce rimase seria. «Dobbiamo capire cosa sta succedendo». Abbassai di nuovo lo sguardo verso la bambina. Respirava ancora, ma debolmente. «Dobbiamo andare in ospedale», dissi. Loro furono d'accordo. Pochi minuti dopo eravamo in una macchina della polizia, diretti attraverso la neve. Luca non mi lasciò andare per tutto il tempo. All'ospedale tutto si mosse rapidamente. Gli infermieri presero la neonata e la portarono subito dentro. Luca cercò di seguirli, ma io gli tenni la mano. «La stanno aiutando», dissi. Lui mi guardò con paura. «E se non si sveglia?» Non avevo la risposta perfetta. Così dissi l'unica cosa che potevo dire. «Non la lasceremo sola». Dopo un po' uscì un medico. «Ora è stabile», disse. Ma era molto vicina all'assideramento. Provai sollievo, ma solo per un momento. Poi aggiunse: «C'è qualcosa di insolito.
Il braccialetto dell'ospedale sul suo polso non corrisponde alla sua identità. Guardai gli agenti. Loro guardarono me e in quel momento capii. Questa non era solo una storia di una notte fredda, era qualcosa di molto più grande. Rimasi accanto a Luca quando il medico tornò. «Posso vedere mia sorella adesso?» chiese Luca rapidamente. Il medico fece un sorriso gentile ma stanco. «Non ancora», disse. «È al sicuro, ma ha bisogno di riposo». L'espressione di Luca cambiò subito. La paura tornò nei suoi occhi. «Per favore, non lasciateci soli», sussurrò. Gli toccai delicatamente la spalla. «Resto qui», dissi. «Mi chiamo Claire Martin». Avevo incontrato quel bambino meno di un'ora prima, nella neve, ma in qualche modo già si fidava di me più di chiunque altro. Poco dopo arrivò una detective. Si presentò come la detective Morgan. Parlava con calma e si sedette vicino a Luca. «Stiamo cercando di trovare tua madre», disse. «Puoi raccontarmi di nuovo cosa è successo oggi?» Luca ripeté la stessa storia. Sua madre gli aveva detto di aspettare alla stazione degli autobus. Aveva detto che sarebbe tornata in 5 minuti. Non era mai tornata. Mentre Luca parlava, mi allontanai leggermente. Potevo sentire la detective Morgan parlare a bassa voce con il medico. «Possibile caso di minore scomparso», disse il medico. Poi un altro agente entrò di corsa con dei documenti. «Abbiamo trovato una corrispondenza», disse. «Una neonata è stata segnalata come scomparsa dal Central City Hospital 2 giorni fa. Il suo nome è Lily Carter». Sentii il cuore sprofondare. La detective si voltò verso di me. «Il bambino ha detto che la bambina si chiamava Lily?» «Sì», risposi. Improvvisamente tutto sembrò sbagliato. Se quella era davvero la neonata scomparsa, come era finita fuori nella neve con un ragazzino? E dov'era la loro madre? Luca mi strinse forte la mano. «Sta succedendo qualcosa di brutto?» Lo guardai. «Scopriremo la verità», dissi. Ma dentro di me sentivo crescere la paura. Poi il mio telefono vibrò. Guardai lo schermo. Numero sconosciuto. Solo 5 parole. «Non avresti dovuto prenderla». Il mio corpo si gelò. Fissai il messaggio. «Claire», chiese la detective Morgan. «Che cosa è successo?» Le mostrai il telefono. Lei lesse il messaggio e la sua espressione cambiò. «Questa è una cosa seria», disse. «Qualcuno sa che hai trovato la bambina». Ci portarono in una stanza privata.
Luca rimase accanto a me per tutto il tempo. Non disse nulla, osservava soltanto ogni porta. Pochi minuti dopo, la detective Morgan tornò con una cartella. Abbiamo confermato che la neonata è Lily Carter, disse. Poi fece una pausa. C'è qualcos'altro? Guardò Luca. Il bambino non risulta essere suo fratello. La stanza diventò silenziosa. Guardai Luca. Cosa? Il suo viso diventò pallido. No, disse velocemente. Io sono suo fratello. Mia madre me lo ha detto. La detective parlò con dolcezza. Abbiamo controllato i registri. Sei stato segnalato come scomparso 6 mesi fa in un'altra città. Sentii il terreno mancarmi sotto i piedi. Luca fece un passo indietro. No, no. Mia madre non mentirebbe. Gli occhi gli si riempirono di lacrime. Mi avvicinai a lui. Era solo un bambino. Qualunque cosa fosse successa, niente di tutto questo era colpa sua. Poi la porta si aprì. Un'infermiera entrò di corsa. Abbiamo trovato delle registrazioni delle telecamere della stazione degli autobus. La seguimmo rapidamente. Sul monitor il video era sfocato ma abbastanza chiaro. Una donna apparve nell'inquadratura con la neonata in braccio. Posò la bambina su una panchina. Si guardò intorno nervosamente, poi si allontanò. Ma prima di andare via, un'altra persona entrò nell'inquadratura. Un uomo. Si fermò accanto a Luca e gli consegnò qualcosa. Sembrava un telefono. Poi Luca si sedette vicino alla neonata e aspettò. Il mio respiro si bloccò. Era tutto pianificato, disse piano la detective Morgan. Luca fissava lo schermo. Non mi ricordo di lui, sussurrò. Mi voltai verso di lui. Ti ricordi qualcosa prima di oggi? Si tenne la testa con entrambe le mani. Ricordo che qualcuno mi ha detto di restare lì, disse lentamente. Hanno detto che era importante. La sua voce tremava. Volevo proteggerla. In quel momento la radio della detective Morgan si accese. Possibile veicolo sospetto avvistato vicino all'ingresso dell'ospedale. I suoi occhi si fecero improvvisamente attenti. Bloccate subito questo piano. All'improvviso gli allarmi iniziarono a suonare nel corridoio. Le luci lampeggiarono. Le porte cominciarono a chiudersi automaticamente. Gli infermieri correvano davanti a noi. Afferrai la mano di Luca. Resta con me. Ma lui si tirò indietro. I suoi occhi erano fissi sul corridoio. Credo che sia qui, sussurrò. Il mio cuore batteva fortissimo. Chi? L'uomo del video.
Poi la porta della stanza si aprì lentamente. Una figura scura apparve nella luce del corridoio. Qualcuno ci aveva trovati e capii che la nostra notte era tutt'altro che finita. La porta si aprì molto lentamente. Per un secondo nessuno si mosse. La luce del corridoio entrò nella stanza e disegnò una lunga ombra sul pavimento. Tutto il mio corpo si irrigidì. Luca mi afferrò il braccio così forte da farmi male. La detective Morgan fece subito un passo avanti. «Fermo dove sei, polizia!» Un uomo era fermo sulla soglia della porta. Sembrava calmo, troppo calmo. Indossava un cappotto scuro coperto di neve che si stava sciogliendo. I suoi occhi non guardavano la detective, guardavano soltanto Luca. «Non sono qui per creare problemi», disse piano, ma c'era qualcosa nella sua voce che mi metteva a disagio. Sembrava controllata, come se avesse preparato ogni parola prima di arrivare lì. Luca si nascose dietro di me. «È lui», sussurrò. Il mio cuore iniziò a battere fortissimo. «Resta dietro di me», gli dissi. La detective Morgan continuò a fissare l'uomo. «Dici il tuo nome». L'uomo lasciò uscire un respiro lento. «Richard Hale», disse. «Sono venuto per correggere un errore». La stanza tornò silenziosa. Un'infermiera entrò in fretta e chiuse la porta dall'interno. Nel corridoio gli allarmi continuavano a suonare piano. Richard guardò Luca. «Non avresti dovuto portarla qui», disse. Mi voltai bruscamente verso Luca. «Che cosa significa?» Luca sembrava spaventato e confuso. «Io non ricordo tutto», disse. «Non riesco a ricordare ogni cosa». Richard alzò lentamente le mani. «Questo era un trasferimento medico», disse. «Era tutto sotto controllo». La detective Morgan lo interruppe. «Una neonata è stata lasciata fuori con temperature gelide. Questo non è controllo». L'espressione di Richard cambiò leggermente. «Era temporaneo», rispose. «La bambina doveva essere spostata». La rabbia salì dentro di me. «Avete lasciato una neonata nella neve», dissi. «Questo non è aiuto. È pericoloso». Per la prima volta Richard guardò direttamente me. «Lei non capisce ciò che ha interrotto», disse. Poi Luca parlò. La sua voce tremava. Ho cercato di tenerla al caldo. Il tono di Richard diventò più morbido. «Hai fatto bene, Luca. Hai seguito le istruzioni». Qualcosa dentro di me esplose. «Istruzioni?» dissi. «È un bambino,
non un dipendente. Luca alzò gli occhi verso di me, pieni di lacrime. Sembrava perso, come se tutto ciò in cui aveva creduto stesse crollando. La detective Morgan si avvicinò a Richard. Lei è in arresto per aver messo in pericolo dei minori e per possibile rapimento. Metta le mani bene in vista. Fuori dall'ospedale le sirene diventavano sempre più forti. Richard lanciò uno sguardo verso la finestra, poi tornò a guardare Luca. Questa storia è più grande di quanto pensiate, disse piano. Ci sono altre persone coinvolte. Prima che qualcuno potesse muoversi, fece un passo indietro nel corridoio. 2 guardie di sicurezza si lanciarono in avanti. «Fermatelo!» gridò qualcuno. Ma Richard sparì nel rumore e nella confusione. La stanza esplose nel caos. La detective Morgan afferrò la radio. Sospetto in fuga nell'ala est. Bloccate subito tutte le uscite. Gli infermieri si mossero rapidamente per controllare di nuovo la neonata. Le macchine emettevano segnali acustici. Passi riempivano il corridoio. Per un momento rimasi immobile. Poi guardai Luca. Stava tremando fortissimo. «Ho fatto qualcosa di sbagliato», sussurrò. «Ho fatto qualcosa di sbagliato». Mi inginocchiai davanti a lui. «No», dissi con fermezza, «hai cercato di proteggerla. Non hai fatto niente di sbagliato». Le lacrime gli scesero sul viso. «Ma io non capisco niente di tutto questo». Gli tenni delicatamente le spalle. «Sei stato usato da adulti che ti hanno mentito», dissi. «Non è colpa tua». Mi guardò per un lungo momento. Poi lentamente si appoggiò a me e iniziò a piangere. Lo strinsi forte. Solo poche ore prima stavo tornando a casa pensando a riunioni di lavoro, profitti e al mio appartamento vuoto. Ora stavo abbracciando un bambino spaventato in un ospedale durante un blocco della polizia. La vita può cambiare in una sola notte. Il medico entrò di corsa nella stanza. «La bambina è stabile», disse rapidamente. Un'ondata di sollievo mi attraversò come aria calda, ma durò solo un secondo. Il medico guardò la detective Morgan. «C'è qualcos'altro», disse. «Abbiamo trovato un biglietto nascosto dentro la coperta della neonata». La stanza tornò silenziosa. La detective Morgan prese con attenzione il foglio piegato. Lo aprì. La sua espressione cambiò immediatamente. «Che cosa dice?» chiesi. Lei guardò me, poi Luca. Sul foglio c'erano scritte soltanto 4 parole. Lei non era mai sola, ma adesso ha bisogno di protezione totale,
disse il medico, e di essere monitorata attentamente. Guardò la detective Morgan. Questo non è più un semplice caso di minore scomparso. Pochi minuti dopo, la detective Morgan tornò. Respirava affannosamente. Abbiamo perso l'uomo, disse. Ma ora sappiamo chi è. Rintracceremo ogni persona collegata a lui. Poi mi guardò seriamente. Claire, questo potrebbe far parte di una rete segreta di traffico di bambini. Le sue parole gelarono la stanza. Luca strinse di nuovo forte la mia manica. Adesso siamo al sicuro? Chiese. Guardai i suoi occhi stanchi. Poi risposi nel modo più sincero possibile. Farò tutto il possibile per tenervi al sicuro. Passarono alcune ore. La piccola Lily fu trasferita in un reparto protetto per bambini. Luca si rifiutava di lasciarla sola. Anche quando gli infermieri gli chiedevano di riposare, lui scuoteva la testa. Alla fine mi sedetti accanto a lui su un piccolo divano dell'ospedale. Lentamente si addormentò appoggiato al mio braccio. Era esausto. Lo guardai. Poi guardai Lily attraverso la finestra di vetro e sentii qualcosa che non provavo da anni. Non paura, non senso del dovere, qualcosa di più profondo, una promessa silenziosa. La mattina seguente la neve copriva ancora la città, ma il cielo sembrava più luminoso. La detective Morgan tornò con nuove informazioni. Abbiamo trovato la donna del video della stazione, disse. Il mio corpo si irrigidì. È stata arrestata? La detective scosse la testa. Anche lei è scomparsa. Crediamo che sia stata costretta ad aiutare. Chiusi gli occhi per un momento. Niente in questa storia era semplice. Luca si mosse accanto a me e si svegliò lentamente. Lily sta bene? Chiese piano. Sorrisi. Sì. È al sicuro. Lui annuì, poi fece un'altra domanda. E io? Esitai per un momento. Poi risposi chiaramente. Anche tu sei al sicuro. I suoi occhi si riempirono di lacrime. E non sei più solo. Fuori dalla finestra dell'ospedale la neve finalmente aveva smesso di cadere. Ma dentro di me qualcosa era cambiato per sempre. Pensavo di aver trovato 2 bambini nel freddo. Ora capivo un'altra cosa. Erano loro ad aver trovato me. E da quel momento capii che non avrei mai più potuto allontanarmi. A volte la vita ci porta momenti che non ci aspettavamo, momenti in cui non sappiamo cosa fare, momenti in cui la paura sembra più forte della speranza.
Ma la gentilezza non aspetta risposte perfette. La vera gentilezza significa aiutare qualcuno, anche quando non si è sicuri. Il vero coraggio significa proteggere qualcuno quando sarebbe più facile andarsene. Un piccolo gesto può cambiare la vita di un'altra persona e a volte può cambiare anche il tuo cuore. Tempo di imparare l'italiano. Nelle storie emozionanti le frasi brevi sono molto potenti. Sono facili da capire. Aiutano gli ascoltatori a sentire il momento. Invece di usare frasi lunghe e difficili, usa frasi semplici ed emotive. Avevo paura. Mi sentivo confuso/a. Ho cercato di restare calmo/a. Mi si è gelato il cuore. Sapevo che qualcosa non andava. Queste espressioni suonano naturali nell'italiano parlato. Usa spesso mi sentivo oppure ho provato. Mi sentivo spaventato/a. Ho provato sollievo. Ho ritrovato la speranza. Questo aiuta a esprimere chiaramente le emozioni. Parole utili. Protezione. Tenere qualcuno al sicuro. Paura. Forte sensazione di preoccupazione o pericolo. Sollievo. Quando lo stress diminuisce. Prova/evidenza. Fatti che aiutano a mostrare la verità. Fiducia. Credere che qualcuno sia sicuro o onesto. Scomparso. Andato via e non trovato. Promessa. Parole con cui dici che farai qualcosa. Coraggio. Forza di agire durante la paura. Confuso. Non capire. Speranza. Credere che qualcosa di buono possa accadere. Ripeti dopo di me? Non ero pronta per questo. Ti terrò al sicuro. Non sei sola. Sentivo che qualcosa non andava. La gentilezza può cambiare la vita. Grazie per aver ascoltato questa storia. Tu cosa avresti fatto in questa situazione? Ti fideresti di uno sconosciuto durante un momento pericoloso? E pensi che piccoli gesti di gentilezza possano davvero cambiare una vita? Scrivi i tuoi pensieri nei commenti. Ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.